Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Siamo collegati con la seconda serata di AB. Oggi Davide ci parlerà appunto delle cianableri e lasciamo appunto la parola a Davide e ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati alla seconda serata sociale di AB. E come ogni serata che ci siamo prefissati, volevamo fare un'alternanza fra gli animali selezionati e poi passare una sera a parlare degli animali non selezionati, wild form. Abbiamo deciso di battezzare la prima serata wild form con un ciannide, e forse quello più iconico, quello più caratteristico del genere, anche quello più famoso, diciamo, ovvero Channa Blieri, lo snakehead arcobaleno. Che cosa possiamo dire di questo animale? Dunque, innanzitutto è sicuramente, come dicevo prima, la cianna più famosa, più conosciuta all'interno di questo genere, perché ha una taglia ridotta, quindi è possibile allevarla in vasche domestiche anche molto contenute, non ha un'aggressività intraspecie così allevata, ecco, da renderla un animale temibile, ecco, come molti altri suoi congeneri di taglia media e di taglia grande, e sfoggia appunto una livrea che è proprio caratteristica, particolare, ha questa livrea a mosaico lungo tutta la linea laterale del corpo, e oltretutto la pinna caudale è proprio quasi unica, perché condivide questa caratteristica solo con un'altra specie molto similare, ovvero Channa brunea. Come potete notare nell'immagine, nella prima infografica, potete proprio vedere la caudale che ha di base questa colorazione tendente molto allo scuro, quasi al nero potremmo dire, e poi questi spot arancio di dimensione e di formato irregolare, che appunto sono proprio caratteristici, mentre nelle altre specie di cianna osserviamo sempre un pattern con i raggi della caudale che hanno delle colorazioni diverse in base alla specie e la bordatura caudale. Invece in Bleri è proprio caratteristica, hanno proprio questa livrea qui. E andiamo avanti con la slide, diamo un'occhiata alla classificazione. E come potete vedere, per l'appunto tutte le cianna sono imparentate alla lontana con tutti quegli animali che noi possiamo assimilare ai betta, quindi gli anabantidi in generale, però sono un sottordine a parte, quindi macroordine Anabantiformes, e poi ritroviamo il sottordine dei ciannoidi. Le cianna Blieri fanno parte della famiglia dei ciannidi, ok? E lo potremo vedere nella prossima slide, sono endemiche dello stato di Assam nord-orientale, nel fiume di Bru. Queste cianna sono state scoperte da Heiko Blair, che penso che non abbia bisogno di tante presentazioni. Qualcuno lo definirebbe quasi un padre o un fratello per l'acquariofilia, ma piccola digressione a parte. Quest'area è caratterizzata dall'avere una stagione monsonica tra giugno e settembre. Il resto dell'anno generalmente vi sono appunto delle secche stagionali, dove questi pesci che cosa fanno? Vanno incontro a un periodo di bruma, dove si andranno a nascondere in vecchi ceppi appunto di grossi alberi che sono rimasti lì trasportati dal fiume, sedimentati, oppure generalmente utilizzano delle gallerie che vengono scavate da delle specie di granchi simpatrici degli stessi areali, e lì rimangono fino appunto alla stagione delle piogge. Una volta arrivata la stagione monsonica delle piogge, il livello dell'acqua si alzerà e loro torneranno a riprodursi. E diamo un'occhiata alla prossima slide. Ok. Andiamo a vedere le caratteristiche generali di questi animali. Come parlavo appunto all'inizio della presentazione, sono degli animali di piccola taglia, quindi i cosiddetti Channa dwarf, ovvero per l'appunto di taglia ridotta, piccola. Da adulti non superano generalmente i 17-18 cm, anche se in natura abbiamo raccolto appunto gli esemplari più piccoli, in cattività ovviamente, in assenza di predatori, in assenza di
pericoli, minacce, dove possono appunto percorrere tutto il loro arco vitale in cattività, ovvero circa una decina d'anni, possono arrivare a quella taglia. E va poi considerato anche il fatto che ovviamente non è detto che riescano purtroppo, pur anche si formi la coppia, arrivare a tutto il loro arco vitale, perché lo spazio comunque, seppur grande, quindi stiamo parlando di una vasca di almeno 1 metro, 1,20 m, possono ospitare la coppia per anni, la coppia purtroppo potrebbe scoppiare da un momento all'altro, quindi questo è inevitabile. E sono degli animali, appunto, come dicevamo inizialmente, molto gregari, quindi durante le fasi giovanili e nella fase da animali subadulti si aggregano, vivono tranquillamente in gruppo. Abbiamo delle piccole schermaglie, non tanto territoriali quanto gerarchiche, perché comunque vivono sempre insieme. Poi, una volta arrivati alla formazione della coppia, appunto, la coppia si ritaglia un suo spazio molto grande all'interno della vasca e in quel momento dovremo separare gli altri esemplari. Oltretutto, a differenza della stragrande maggioranza di altre specie di cianna, non sono degli incubatori orali, ma producono delle uova galleggianti che si raccolgono, tutte appunto in zona superficiale, che vengono validamente difese dal maschio. Poi in quel periodo la femmina, appunto, per quello poi dovremo togliere gli altri esemplari, svolgerà un ruolo che potremmo definire di sentinella alla ricerca di possibili minacce o pericoli per il maschio, che in questo caso controlla il nido, e quindi poi appunto dovremmo togliere gli altri soggetti. Un'altra caratteristica importante, diciamo caratteristica secondaria di Cianna Bleri, è che non possiede le pinne pelviche, ed è un animale che vive generalmente, ecco, se vogliamo avere un'idea anche di dove collocare la vasca, sicuramente non in un ambiente in cui abbiamo una temperatura costante tutto l'anno. Ecco, sono degli animali che vanno incontro a una bruma stagionale, quindi le temperature invernali possono scendere fino a circa 14-12 gradi senza problemi. L'estate non eccederei oltre i 30-32 gradi. Già a 30 gradi iniziano ad essere sofferenti. Quindi, se abbiamo l'opportunità di alloggiare la vasca in una taverna, in una cantina, anche in un garage o comunque in un locale che non raggiunga una temperatura elevata, sicuramente meglio. E poi soprattutto anche perché brumando si prepareranno meglio poi alla riproduzione l'anno dopo. Andiamo avanti con la slide. Ecco, qui potete vedere a destra, nella slide, un esempio di una vasca per Cianna Bleri. Diciamo che di base la maggior parte delle vasche che allestisco, o che in generale molti altri allevatori allestiscono per cianna, hanno sempre 3 regole fondamentali, che sono innanzitutto una buona preparazione interna come layout, quindi come schermaglie e barriere visive, proprio per ricavare numerosi punti, tane, dove poi i pesci sottomessi possono nascondersi, o anche comunque per spezzare la visuale dei pesci, per non averli sempre a vista, perché ok, sono gregari in una prima fase, però poi quando arriveremo alla formazione della coppia o delle coppie, perché può capitare che si formi più di una coppia nella stessa vasca, poi avremo bisogno di diversi spot, ecco, di punti, per poter far nascondere i pesci. Ovviamente momentaneamente per poterli togliere poi dalla vasca. E è molto importante sicuramente coprire ermeticamente la vasca, deve essere completamente chiusa. Anche dal più piccolo spiraglio questi pesci possono scappare. Quindi la vasca deve essere completamente chiusa. Se sono delle vasche di serie che hanno per esempio gli spiracoli sulla parte posteriore per i vari tubi, uscita dei cavi, eccetera, eccetera, vanno chiuse completamente, ermeticamente, perché riescono a scappare da ogni dove. E un'altra cosa molto importante è anche, per esempio, parlando nello specifico di Cianna Bleri, è il livello dell'acqua, nel senso che per riprodurre la stagione di bruma e poi la conseguenza della stagione monsonica, quindi l'innalzamento del livello d'acqua, faremo nella stagione invernale un livello dell'acqua più basso,
Quindi in quel caso ci possiamo anche studiare una parte emersa, una zona emersa, che loro poi possono utilizzare cacciando, saltando fuori dall'acqua per acchiappare le loro prede, che generalmente sono invertebrati volanti, invertebrati terrestri. Diciamo, loro non essendo molto amanti della luce diretta, sarebbe sempre meglio, ecco, non avere dei fari da stadio che puntino direttamente sui nostri pesci, perché ne verrebbero disturbati. Però ecco, anche con un'illuminazione tutta più modesta si possono coltivare anche delle piante molto semplici, comunque che crescono anche in gran numero e ci possono aiutare a fare dei ripari, delle barriere visive. Andiamo avanti. Allora, andiamo all'alimentazione, come appunto stavamo dicendo poco fa, e di che cosa si alimentano questi pesci. Dunque, allora, in cattività una buona alimentazione per questi pesci, che ricordiamo sono dei predatori, dovrebbe essere basata su una buona alternanza di cibo vivo, cibo congelato e poco secco, poco liofilizzato. Diciamo che io il secco lo uso generalmente in formato di pellettato, Icari piuttosto che altre linee, quando proprio sono di fretta, ecco, e ho qualcosa da buttare direttamente in vasca. Però l'ideale per la loro alimentazione potrebbe ruotare intorno a, e quindi questo non sarà un argomento nuovo per chi già bazzica terrariofilia, ecco. Acchietta domestica, quindi il classico grillo da pasto, blatta lateralis, classiche blatte da pasto, lombrichi terrestri, si possono utilizzare nella fase giovanile delle cianne anche i lombriculus, che sono un genere appunto di lombrichetti acquatici, tubifex. Possiamo utilizzare anche eventualmente degli onischi, se abbiamo dei terrari, sono una buona fonte di calcio, e da alternare del Chironomus, dell'Artemia, delle drosofile, delle mosche del genere musca, possono essere utilizzate, lasciate magari girare nella zona emersa, vedendo i nostri pesci saltare, krill o delle caridine, eventualmente se abbiamo surplus da qualche altra vasca, dei gamberi, eventualmente ogni tanto per variare delle cozze. E discorso pesce, ecco, io ne utilizzerei poco, perché comunque è molto importante come proteina per dei predatori così piccoli e farebbero fatica a smaltirlo. Comunque con degli insetti non si sbaglia sicuramente. Poi appunto possiamo variare con del buon congelato, pardon, oppure appunto del pellettato eventualmente ogni tanto. Però la base regime alimentare secondo me perfetto è la cheta domestica, la blatta lateralis, il lombrico, ecco, questo sicuramente è l'ideale. Ovviamente per dei giovanili utilizzeremo del cibo di formato più piccolo, quindi microgrilli, microblatte, Chironomus e Artemia eventualmente possono andare bene, delle Daphnie, dei Cyclops, cioè tutta roba più piccola. Ecco. Ovviamente più variamo l'alimentazione, meglio è per i nostri pesci. Ed essendo che stiamo parlando di animali che vanno incontro alla bruma stagionale, ecco, faremo così. Per quanto riguarda i giovani, possiamo alimentarli anche 4-5 volte a settimana. Comunque ci renderemo conto della frequenza dei pasti grazie al ventre. Se vediamo un ventre troppo pienotto, ecco, magari li facciamo digerire bene il pasto, quindi non digiunare, ma digerire il pasto se si sono caricati il giorno prima, per poi riprendere con l'alimentazione. Per quanto riguarda invece degli animali subadulti, quindi stiamo parlando di animali di già 7, 8 cm, 10 cm circa, possiamo fare così. Per il periodo autunnale, invernale, quindi periodo che si avvicina alla bruma e piena bruma, una somministrazione del pasto da 1 a 2 volte a settimana. Per quanto riguarda invece il periodo primaverile estivo, possiamo alimentarli 3, massimo 4 volte a settimana, sempre seguendo la linea, ecco, delle dimensioni della forma del ventre. Andiamo avanti. Ok, arriviamo quindi alla riproduzione. I nostri animali sono pronti, il periodo di bruma è finito
iniziamo con dei corposi cambi d'acqua, ad alzare poi soprattutto il livello della colonna dell'acqua e a somministrare una quantità di cibo più generosa rispetto al periodo invernale, e quindi questo molte volte innescherà il processo appunto di rituale di riproduzione. Il rituale di riproduzione è grosso modo similare a quello di quasi tutti gli anabantidi, quindi il classico abbraccio riproduttivo, dopodiché la femmina espellerà le uova fertili, il maschio le raccoglierà nel cavo orale per poi spruzzarle dall'estremità dell'apparato delle branchie, sostanzialmente andranno a galleggiare nella zona superficiale. In questo caso, ecco, se noi riusciamo anche a posizionare delle piante galleggianti, potremmo fornire una buona zona di riparo. Soprattutto, ecco, come potete notare nelle due foto a destra, le uova non è che non le producano se non trovino, ecco, delle piante galleggianti, le producono lo stesso, si riproducono uguali. Però sono parecchio spaventati se andate ovviamente a curiosare, a guardare le uova. Quindi se riempite, non dico a nastro di piante galleggianti, però una buona porzione di piante, loro sono sicuramente più tranquilli. Detto questo, una volta che si sono riprodotti, ecco, io aspetto di vedere gli avanocchi a nuoto libero, a quel punto tolgo gli esuberi. E qui, ovvio, ci vuole un po' d'occhio, un po' di furbizia, un po' di velocità, perché la vasca non è nuda, è una vasca che, come dicevamo prima, è ben piantumata, è ben allestita, però vi dirò, ingannandoli con un po' di cibo buttati in superficie o addirittura entrando con il retino, essendo molto curiosi ed essendo comunque dei predatori, quindi si avvicineranno per vedere che cos'è il retino, entrano quasi molto spesso da soli. Sono un po' imbecilli da quel punto di vista, tra tante virgolette. E arrivati ad avere la coppia, ecco, in totale sicurezza e tranquillità con i propri piccoli, le cure parentali poi si possono protrarre per diversi mesi, anche 3-4 mesi. Ecco. I primi periodi la femmina somministrerà delle uova ai propri piccoli con un processo che si chiama feeding eggs, che consiste in un movimento rotatorio della femmina su se stessa, che espelle delle uova non fertilizzate che verranno divorate poi dai piccoli, eventualmente anche dal partner. E con questo vedremo proprio una crescita parecchio veloce. Ecco. I piccoli comunque poi eventualmente già dalle prime 2-3 settimane possono anche essere alimentati con dei naupli di artemia, però diciamo li vedremo crescere molto velocemente anche senza alimentarli direttamente, perché appunto la femmina, se ben alimentata, produce molto spesso le uova, anche se non la vediamo. E detto questo, io generalmente aspetto circa i 3-4 mesetti, quando i piccoli hanno raggiunto più o meno una taglia di circa 2 centimetri e mezzo, per poi spostarli in un'altra vasca e ripartire con un nuovo gruppetto o cedere i vari soggetti ad altri appassionati. Davide, volevo chiederti due cose, Dimmi tutto, se è Marco. possibile. Allora, la temperatura per la riproduzione e a che età sono pronti per riprodursi? Allora, giusto, per quanto riguarda la temperatura, loro partono già dai 22-23 gradi a riprodursi. Quindi anche a temperature mediamente basse, diciamo. Esatto. E sono riproduttivi per quanto riguarda ciannablieri già dal primo anno di vita. Intorno all'anno di vita. Già dal primo anno di vita, esatto. Dire già, magari per te sarà, oddio, è tantissimo, incredibile, cioè le mie vette... No, perché c'è una differenza veramente grande tra queste cose, no? Sia per la temperatura, sia per l'età riproduttiva. È una curiosità più che altro. Però è anche vero che, essendo un animale che appunto vive almeno una decina d'anni, esatto, è tutto relazionato, ecco, esatto, a questo, all'arco esatto. temporale vitale. No, era solo una curiosità, appunto. Vai pure, grazie. Prego.
Per quanto riguarda invece la stabulazione e poi l'accrescimento di piccoli, lì possiamo approntare delle vasche da una quarantina, una cinquantina di litri senza eccedere nel numero di soggetti. Io generalmente li separo a 20 dentro vasche di appunto circa una quarantina, una cinquantina di litri. Possono andare bene anche dei Samla, nel senso, per l'accrescimento non ci sono particolari problemi. Magari inseriamo delle piante a nastro molto semplici, tipo delle Ceratophyllum, della Naias, in maniera tale che ci siano comunque delle zone appunto dei ripari, e le alimenteremo quasi tutti i giorni, ecco, quindi con delle artemie piuttosto che del Chironomus, delle drosofile, piccoli onischi, microglidi, microblatte, pellettato e via dicendo, esatto. E andiamo avanti, se c'era ancora altro, delle slide. Dunque, allora, questa è una vasca dedicata a Ciannableri. Diciamo che questa vasca, nello specifico, era un po' più estetica, più che tecnica, ecco, perché come potete notare non ha una zona emersa, non ha una folta vegetazione. Diciamo che qui, essendo che stabulavo una singola coppia, da tanto tempo avevo cercato di creare appunto un ammasso, un catasto di legni, come diciamo gli areali in cui poi loro si trovano a vivere durante la stagione di acqua bassa, e ho provato questo setup qui. Funziona? Non funziona? Io vi dirò, meglio sicuramente una vasca congegnata meglio, con una buona porzione appunto di piante, sia sommerse che emerse. Ecco, può funzionare sì per una coppia, ma non c'erano tanti ripari e barriere visive se non il catasto di legni. Ecco, le piante erano, mi sembra qua e là qualche ciuffettino di Eleucharis, ma nulla di che. Ecco, andiamo avanti. Qui potete notare 3 diversi gruppi di Ciannableri che ho allevato. Io ho iniziato ad allevare questa specie nel 2015. Me ne sono completamente innamorato su di un forum estero, e cercando qualche informazione in Italia durante appunto quel periodo lì, e sui vari acquaportal uscivano i nomi di Marco Vaccari, Massimo Tavazzi. Allora io avevo già allevato nel 2015 una specie di cianna, che era Cianna Gacio Royal Blue, però non trovavo molte informazioni, cioè bisognava sempre scrivere a qualcuno all'estero. Poi con appunto Acquaportal ho visto che per l'appunto c'era qualcuno che come me, che prima di me aveva allevato, riprodotto questi animali qui, e allora ho iniziato a chiedere un po' di info in più. Quando vedo Ciannableri vado in stato catatonico, perché io questa cianna non l'avevo mai vista, nonostante fosse così iconica, così allevata, così conosciuta all'interno del gruppo di hobbisti delle cianna. E devo dirvi che all'oggi questo animale, cioè per me è il mio animale guida dell'acquariofilia. Non so se anche voi avete, che ne so, una specie in particolare che vi è rimasta nel cuore e che negli anni magari per un periodo non avete più avuto, ma vi siete detti, caspita, però prima o poi riprenderò questa specie, riprenderò ad allevarla. Ecco, per me questo animale è proprio un simbolo, il simbolo della mia passione che ho cercato di portare avanti fino ad oggi. E a destra, nella foto più esterna, c'è la coppia che avevo nel 2016, degli esemplari appunto che avevo acquistato nel 2015 e che poi ho tenuto per svariati anni dopo diverse riproduzioni. Nella foto centrale ci sono gli soggetti che ho adesso, che sono un mix di soggetti che ho recuperato pochi mesi fa, e una coppia di soggetti che erano nati a me nel 2016, che avevo ceduto a un ragazzo e che poi mi sono tornati indietro. Quindi torna un po' anche la genealogia dei miei soggetti originali. E invece sulla sinistra questi sono stati dei soggetti che Wildform Wildcaut VC,
che mi erano stati regalati da un amico. Poi, quando purtroppo ho fatto il trasloco da una fish room all'altra, li ho ceduti a una terza persona che non mi ha più fatto sapere nulla, quindi mannaggia, dovevo tornare a riallevare le ciannablieri. Ecco. Andiamo avanti con le slide. Ma una domanda, io intanto ti rompo le scatole, Davide. Perché l'hai scelta come tua preferita? Cioè, che cos'è che ti ha portato a preferirla rispetto alle altre che allevi? Ma allora, sicuramente mi ha incuriosito il fatto che è vero che prima di ciannablieri nella mia cronistoria c'erano solo le ciannagaccia, quindi non avevo tutta questa grandissima esperienza a livello di aver allevato un parco specie più ampio e quindi aver visto, ok, questo è fatto così, è fatto così. Però già solo sistema riproduttivo diverso, che è accomunabile sì ad altre specie di cianna, ma non alla maggior parte delle dwarf, perché la maggior parte delle dwarf ha appunto un sistema ad incubazione orale, e queste poi appunto mi avevano colpito, stupito per questa caratteristica, che solo loro, appunto Cianna brunea aveva questa caratteristica qui e mi avevano colpito. La livrea, cioè anche solo diciamo banalmente, scioccamente, mi attrae un sacco la livrea dell'animale, che è molto particolare e sicuramente distintiva rispetto ad altre specie di cianna. È la stessa cosa che penso anch'io sulla livrea, pur non intendendomi come te, ovviamente. È veramente banale come affermazione, però ti colpisce subito quando la vedi. Sembrano le mogurna comunque, quelle lì anche in foto. Sì, sembrano quasi delle mogurna, perché hanno appunto questa testa a capodoglio molto rotondeggiante. Ecco, appunto, parlando delle teste, mi è venuto in mente, dunque, molto spesso mi chiedono, ma dimorfismo sessuale per capire? Ok, stiamo parlando di ciannableri, quindi andiamo nel segno con loro. Purtroppo non ho delle foto fatte bene di teste viste dall'alto, scusate, per farvi vedere effettivamente la differenza, la morfologia. Però grosso modo le femmine, in linea proprio generale, di un po' tutte le cianna, hanno un muso molto allungato e con una parte sferica alla fine, smussata, mentre il maschio, pur non essendo un incubatore orale, quindi ciannablieri, possiedono sempre questa caratteristica, ovvero di avere una testa squadrata, larga lateralmente e che termina sostanzialmente in quello che potremmo identificare come un pentagono, sostanzialmente, cioè viene su a punta, però è molto larga lateralmente, pur non essendo incubatori orali. E questo lo vedi con quasi tutte le specie di cianna, soprattutto con le dwarf, perché appunto, ripeto, essendo che sono per la maggior parte tutti incubatori orali, ad occhio si vede appunto questa caratteristica. Però in bleri permane, quindi molto probabilmente, io l'azzardo lì ovviamente perché non ho dei paper da portarvi Chiaro, ovvio. Magari l'antenato in comune di Cianna brunea o Cianna blieri era un incubatore orale e poi ha evoluto questa caratteristica qui delle uova galleggianti, suppongo, perché avendo quella forma lì è inequivocabile comunque la rassomiglianza con le altre specie di cianna del complesso Gachua, di cui fa parte appunto anche Bleri. Ma infatti è la cosa che mi incuriosiva, perché una specie è incubatore orale e questa invece fa le uova galleggianti. Quale può essere la motivazione che fa per questa cosa, secondo te? Esatto. Peraltro Cianna Blieri fa parte appunto del complesso Gachua, quindi il complesso Gachua è composto da Cianna Gachua e tutte le sue varianti, Cianna limbata, Cianna orientalis, Cianna andrau, cioè tutti quegli animali che peraltro utilizzano le feeding eggs, quindi quelle uova non fertili date ai piccoli, per poterli sostentare. E praticamente sono quasi tutti incubatori orali. Molto probabilmente appunto questa soluzione delle uova galleggianti sicuramente sarà stata forgiata
dalle condizioni fattori ambientali o qualcosa del genere. O la pressione evolutiva, appunto, che li avrà Luigi portati. chiede i valori dell'acqua. Per quanto riguarda i valori dell'acqua, diciamo che non sono particolarmente importanti. Utilizzo un'acqua debolmente acida, quindi un pH più o meno tra 6,5 e 6,8, però ecco, se è neutrale non succede nulla, assolutamente. Temperatura, come dicevamo, tra i 14-15 gradi va benissimo, massimo 28, non eccederai troppo con le temperature, e conducibilità sotto i 150, ecco. Poi per il resto sono animali veramente molto adattabili. Sicuramente prediligono un'acqua debolmente acida, però tenendoli a un pH neutrale non succede nulla, non ci sono particolari problemi, o non ho visto, ecco, particolari problemi nella schiusa delle uova tra passare appunto un pH più neutro a uno debolmente acido. Non cambia quasi nulla, ecco. Ok, andiamo avanti con le slide se ce ne sono altre. Ok, perfetto. Noi abbiamo finito la presentazione. Io, ragazzi, che dire di più? Vi ringrazio per lo spazio questa sera per parlare di queste ciannine. Ci tenevo anche perché, per l'appunto, mi chiedevo da un po', ma facciamo la serata sulle cianna, parliamo di una specie piuttosto che un'altra. Il logo che abbiamo fatto di IP sezione Cian è quello di Ciannandrau, però per me personalmente, nonostante ok ci siano altre specie magari più particolari, più interessanti, con una storia della scoperta anche più interessante, con degli areali che raccontano qualcosa in più, sono una specie che rimane e rimarrà per sempre nel cuore, ecco, per la scoperta appunto di Blair, che ci racconta che è andato persino a cavallo di un elefante per arrivare nelle areali dove vive questo pesce, della meraviglia anche il suo stupore di quando per l'appunto li ha pescati per la prima volta, che non credeva nemmeno lui a quello che stava osservando, anche perché essendo il genere Channa anche un animale molto utilizzato appunto per l'alimentazione, nelle areali in cui si trova, generalmente vengono appunto consumate le specie un po' più grandi come Argus, Micropeltes, e quando finiscono nelle reti, quindi hanno questa colorazione qui. Lui, pescando Ciannableri, ha proprio trovato un gioiello nell'Assam nord-orientale, che fortunatamente è riuscito ad arrivare fino a noi per poterlo scoprire in cattività. Ecco. La mia filosofia è quella. Quanti anni fa è stata scoperta? È stata scoperta, mi pare, a metà degli anni 90, mi pare. Non vorrei dire una fesseria, ma circa a metà degli anni 90. Mediamente recente, insomma, non è una scoperta. Oh, però Davide, ma che figata è parlare della tua specie preferita che ti fa vibrare tutto con chi l'ha scoperta. Cioè con chi l'ha vista per la prima volta e l'ha raccontata. È una figata. Cioè, adesso che ci realizzo questa cosa, è fighissima. Anche perché hai la possibilità di farlo, tra l'altro. Esatto. Esatto, allora, al Pet Festival, difatti dell'anno scorso, 2023, ho avuto un breve scambio di battute con Aiko, abbiamo un po' parlato delle Blieri, poi ha visto altro e se n'è andato, ecco. Cioè? No, ho visto altro, nel senso, ho visto altri amici, amiche, soprattutto. Esatto. Non ha più capito. Però è figo, cioè nel senso io immagino che, adesso non mi viene in mente che altra bestia sarebbe figo, però che sai che uno ti racconta, sono andato lì, l'ho scoperta in questo modo, è successo questo. Poi magari molte specie che vengono scoperte sono già conosciute in realtà magari tra i locali, cioè chi abitava in quelle zone sapeva già che c'era un pesce lì di quel colore. Ma chiaro, ovvio. Però non è averlo scoperto, reso pubblico a tutti, al lobby. No, ma poi secondo me la cosa super interessante, perché ok,
non è un animale del tipo con qualche caratteristica particolare o con un'anatomia che rivoluziona completamente le Channa, come per esempio Enigma Channa, che è stata scoperta qualche anno fa. Però pensare che questo animale, ok, ha sempre vissuto lì da qualche milione di anni, è sempre entrato in contatto con le persone del luogo come fonte alimentare, però che possa essere osservato in cattività a migliaia di chilometri di distanza dall'areale di cattura è incredibile. È quella la È cosa vero. che ci dovrebbe affascinare del portare avanti gli animali in cattività. Pensare, io magari, ok, avrò la possibilità di poter andare lì in Assam, o magari non ho la possibilità di andare lì in Assam, però un pezzo di quel fiume, di quell'areale lì, magari non l'ho riprodotto fedelmente a livello di non mi metto in bocca parole come biotopo, biotopi, perché non mi appartiene. Io sono un appassionato di specie animali, quindi io come custode momentaneo di quelle specie le acquisto, le acquisisco da altri appassionati e le porto avanti, quindi riproducendole per quanto mi è possibile in qualità e quantità, per poi passarle a un altro testimone. Cioè è una fiaccola, secondo me, il nostro hobby, per quanto È riguarda i vero. whaleform. Poi la fiaccola della Ciannableri, dell'Alto Lamprologus, del Corydoras, no scusate, Oplisoma, non mi massacrate di botte, di questa specie qua, e poi passi la fiaccola a un'altra persona, passi la tacca a un'altra persona che porterà avanti il tuo hobby, la tua passione. E questa è la mia speranza per i No, prossimi appassionati, no? Che verranno dopo di me, che verranno dopo Marco, che verranno dopo Andrea. no, questo è l'obiettivo, ovviamente. È l'obiettivo, secondo me, fondamentale. Riuscire a trasmettere, poi tu sei tra l'altro molto bravo, secondo me, a mio parere personale che conta zero, ma secondo me sei molto bravo a far passare questa cosa, questa passione, questa voglia di capire. Anch'io che non le ho e non le allevo, ma sono appassionato nell'ascoltarti, perché riesci veramente a trasmettere questo fuoco dalla fiaccola, no? Diciamo così. E ti viene quasi la voglia di dire, ma chissà mai che un giorno magari, no? Cioè, ed è bella questa cosa, e secondo me è veramente fantastica, perché stiamo parlando di animali veramente particolari, che ancora oggi, diciamo, non c'è ancora il boom, no? Di questi animali. E bisogna, secondo me, farli conoscere perché hanno delle caratteristiche veramente eccezionali. Hanno conservato ancora proprio questo istinto selvatico, queste cose molto particolari, molto belle, secondo me. E stai, secondo me, facendo un bel lavoro, veramente. Grazie. Sì, soprattutto perché hai apportato comunque anche delle osservazioni che secondo me non sono molto comuni comunque, cioè sono specie che vanno molto a mode tra appassionati, no? Sai, il predatore tipico, eccetera. E invece tenerle da così tanto tempo, perché ormai sono quasi 10 anni di allevamento, so che hai un punto di vista che è molto molto più approfondito e anche importante, no, a riguardo. Cioè, la cosa che mi ha stupito che hai detto prima, ad esempio, è il fatto che il maschio espelle le uova dall'arco branchiale. Questa è una cosa che io tipo non mi ricordo di averla letta, ad esempio, nei vari paper che avevo letto all'epoca delle Channa. E sono quelle cose che appunto magari uno scoprendo la specie o levandola per sbaglio in acquario, magari non se ne accorge, no? Perché la riproduci una volta e non vedi la riproduzione. Averle per tanto tempo ti dà la possibilità di vedere anche quelle piccole differenze, che sono fighe in realtà, Sì. Sono le cose che fanno la differenza proprio nel riuscire a capire la specie, come si riproduce, come caccia, queste cose qua sono veramente anche animali. Scusami Marco se ti No, interrompo. vai, ho finito, vai tranquillo. Stavamo dicendo prima, appunto, essendo che sono comunque, va bene, delle dwarf un po' più docili, come dicevamo, degli animali che poi sono imprevedibili, quindi possono ammazzarsi da un momento all'altro, anche una coppia stabilita da 2 riproduzioni, quindi 2 cicli, 2 anni, 3 anni. E se io questi animali qui
li allevo una volta sola, quindi un anno, e non è mai successo nulla, li cedo e chiaro, si spera sempre che non si ammazzino i propri riproduttori, però allevandoli per più tempo vedi che ok, adesso la coppia si è rotta, c'è un'avvisaglia, c'è qualcosa che non va. Perché? Perché l'esemplare, il maschio sta rintanato, perché la femmina ha la pinna sfrangiata. Però se io li allevo una singola volta e Non per un puoi unico capirlo. ciclo riproduttivo, io non posso capire, ovvio, No. ci sarà qualcuno che è arrivato prima di me, però dato che sono animali che per l'appunto non hanno delle informazioni generali in Italia così ben estese, okay, come allevamento. Sviluppate. Esatto, non c'è un'informazione. Allora, se noi andiamo a vedere all'estero, ovvio, ci sono molte informazioni di questi pesci perché fortunatamente ci sono tanti appassionati, però sai, magari c'è il caso specifico in cui dici, caspita, però non so l'olandese, lo devo andare a tradurre, lo traduco male, non conosco questa lingua o non riesco a interfacciarmi con questa persona perché non capisce come sto traducendo la sua lingua, eccetera, eccetera. Allora, per quello che dico, è importante proprio non solo, ok, dire ho fatto un'esperienza di una volta con questo animale qua, perché allevare è avere per un tot di tempo, cioè quindi che possono essere una, due riproduzioni, la riproduzione delle tue riproduzioni e viceversa, quindi portata avanti per vedere nel tempo com'è questa specie qui. Cioè non ti puoi definire io ho allevato. No, allora secondo me la differenza è l'hai riprodotto, allevare è un'altra roba. Esatto, Allevare è esattamente. un'altra cosa, riprodurre può capitare anche, non so, tra virgolette al neofita, gli si accoppiano, si riproducono, però magari non osservi i comportamenti o cosa fanno. Ma un'altra Esatto. cosa curiosa, ad esempio, cos'è che può far rompere e sfaldare una coppia? Avevo la stessa domanda, uguale. Ok. Grandissimo, Ok, grandissimo. Ma anche semplicemente un cambio di temperatura o una pianta potata in vasca. Non sto scherzando. La mia coppia di Ciannagacio a Bengal Blue è saltata circa 6 anni fa perché avevo potato un igrofile in vasca. C'era qualcosa di diverso, mancava una porzione di igrofila più o meno di un 20x20 e hai rotto il territorio, probabilmente. Ho rotto il territorio, esatto, ma molto ingenuamente, perché appunto, caspita, chiaro. se ha sempre funzionato in quella maniera lì, il layout, perché deve andare? Però molte volte non ci si pensa, si fanno le cose di getto, ma oggi potiamo la pianta. Così via. È un po' come gli umani, no? Quando tagli la pianta in giardino arriva la moglie, si incazza e salta per aria tutto. Più o meno una roba. Probabilmente la femmina durante le avvisaglie che comunque ci sono anche durante tutto l'anno, si andava a nascondere lì dentro, non ha più trovato un luogo per nascondersi e il maschio l'ha tranciata a metà. Pesci di 10 centimetri, non stiamo parlando di animali di 30-40 centimetri. Ma può essere anche... Ragazzi, perdonatemi, ho il telefono scarichissimo. Se ci sono delle domande, risponderei a quelle. Vai Davide, Andrea, guarda se ci sono delle domande. Non vorrei... c'è Francesco che è in ansia perché gli hai messo l'ansia adesso con le sue di Cianna. No, ma non è da andare... Non è da andare in ansia, semplicemente è da una cosa, ecco, che dico sempre molto importante, vasche di backup. Van bene anche delle SAMLA, van bene delle SAMLA, caricate con dell'acqua matura, con un filtro d'aria, ma l'importante è che ci sia qualcosa per separare i soggetti. Perché comunque, se stiamo parlando di Cianablie, Rigacio, Andra, Orientalis, che sono un po' più tranquillotte, ecco, non ti vedi un corpo mozzato dal giorno alla notte, te ne accorgi pian pianino con delle code sfilacciate, piuttosto che dei morsi in testa. Cioè loro generalmente si prendono o bocca contro bocca
e vediamo appunto saltare delle scaglie dalla zona appunto della testa, del capo, oppure raggi saltati dalla caudale, dall'anale, dalla dorsale. Ecco, generalmente si prendono lì. Però appunto se vediamo che i morsi, lì ci preoccupiamo quando vediamo morsi lungo tutta la zona laterale con carne a vista, allora lì va proprio pescato l'animale, tolto e messo in un'altra vasca. Ma diciamo che con una vasca di 100-120 centimetri, che secondo me sono delle misure ottimali per questi animali, è difficile che succeda, a meno che ecco, non stravolgiamo quasi completamente layout o cambiamo qualcosa di veramente importante. Ecco, io rimuovendo una bella porzione di grofila, che era appunto un 20x20, e una pianta alta 50-60 centimetri, cioè proprio un bel piantone che veniva su da questa radice. Togliendo quella zona lì ho effettivamente cambiato qualcosa all'interno della percezione del territorio, della femmina, del maschio. Beh, se non ci sono altre domande, comunque io, Davide, ti ringrazio tutti i soci partecipanti. Ci vediamo poi il mese prossimo con la prossima chiacchierata. Davide rimarrà ovviamente a disposizione per chiacchierare ovviamente di Tiziana sempre, anche magari con un'altra nuova così appunto appuntamento. E passate in IB per chi ha visto questa live in differita. Per forza! Grazie a tutti, ciao e buona serata. Ciao, buona serata. Grazie mille, Davide. Grazie a te, Andrea. Ciao, ciao. Ciao, ciao.